Ciao a tutti e bentornati su Bianco Lievito. Oggi vi propongo una ricetta davvero molto facile, davvero molto autunnale. Infatti faremo insieme delle tartellette meringate alla crema di zucca. Andiamo a vedere come si preparano. Allora, come prima cosa andiamo a preparare la pasta frolla che sarà la base delle nostre tartellette. Per far questo useremo il metodo classico, che consiste nel preparare un'amalgama di burro che verso all'interno della planetaria con lo zucchero, dove ho già aggiunto il sale e un pizzico di cannella. Perfetto. Quindi una volta che abbiamo inserito gli ingredienti all'interno della planetaria, facciamo girare per qualche minuto. Perfetto, una volta che il burro si è amalgamato con lo zucchero, mi raccomando, è molto importante non montare, non stiamo facendo una pasta frolla montata. Andiamo a sbattere leggermente l'uovo in modo tale da disperdere il tuorlo che contiene la lecitina, che è un emulsionante, quindi una sostanza che ci aiuta a far amalgamare i grassi con la parte acquosa dell'uovo, e andiamo ad aggiungerlo poco alla volta al composto di burro. Ed infine, una volta che l'uovo si sarà assorbito, vado ad aggiungere le farine. In questo caso è una farina di mandorle ed una farina invece di grano di tipo debole, quindi una farina che non sviluppa troppo glutine. In questo momento sarà molto importante poi andare a far lavorare davvero molto poco l'impasto, giusto il tempo necessario affinché la farina venga assorbita. Quindi, per facilitare il tutto, recupero la parte di burro che è andato sui bordi, perché il composto, effettivamente stiamo preparando una quantità piuttosto piccola di pasta frolla. Ok, e faccio girare a bassa velocità fino a che la farina sarà completamente assorbita. Perfetto, una volta che la pasta frolla è pronta, la vado a prendere e versare sul piano da lavoro, la vado a ricompattare leggermente, in questo modo. Perfetto. Come vedete la pasta è piuttosto asciutta, come vedete, quindi è ben riuscita. Prendo un foglio di carta da forno e la vado a schiacciare nel centro, in modo tale da creare uno strato piuttosto sottile, in questo modo, che faccio riposare in frigorifero per 2 ore. E qui il riposo è un po' più corto perché chiaramente abbiamo utilizzato dello zucchero a velo, o lo posso passare anche 30 minuti in congelatore in modo tale da far rapprendere per bene la pasta. Quindi facciamo riposare la pasta frolla, dopodiché andremo a formare le nostre tartellette. A dopo! Allora, la pasta frolla è in frigo che riposa. Andiamo quindi a preparare invece la crema di zucca. Per far questo prenderemo del latte in cui andremo a versare una zucca fresca già pulita, chiaramente tagliata a cubetti, in questo modo. Allora, una volta che la zucca sarà messa nel latte, lo portiamo prima ad ebollizione, dopodiché lo faremo sobbollire per circa 15 minuti o finché comunque la zucca non sarà particolarmente morbida. Mi raccomando. Allora, nel frattempo che la zucca cuoce, io ho ripreso la pasta frolla che nel frattempo ha riposato in frigo, quindi è bella fredda. L'ho lavorata leggermente con le mani per renderla di nuovo plastica, dopodiché possiamo andarla ad abbassare con il mattarello allo spessore di circa 3-4 mm. Perfetto, una volta che la pasta sarà dello spessore giusto, la vado a accoppare con un coppapasta, in questo modo, ed uso ognuno di questi dischetti di pasta per foderare uno stampo per tartelletta che ho leggermente imburrato, in questo modo. Perfetto, una volta che le abbiamo rivestite le andiamo a bucare con una forchetta per fare in modo che il vapore eventualmente che si formerà nella base della tartelletta possa fuoriuscire e non faccia sollevare la pasta. Perfetto, una volta pronte quindi andiamo a prendere le tartellette e le cuociamo in forno a 170 gradi per circa 15-20 minuti, tenendo la valvola del forno leggermente aperta. Allora, perfetto, abbiamo cotto la zucca nel latte, come vedete dovete farla cuocere finché la zuppa si andrà a disfare completamente ed avrà assorbito quasi tutto il latte. A questo punto la andremo a frullare con un frullatore ad immersione, dopodiché la andremo a setacciare. Quindi con un frullatore in questo modo andiamo a frullarla.
Allora, una volta frullata andiamo a passarla all'interno di un setaccio in questo modo, in modo da eliminare tutte le parti di fibra che magari possono essere rimaste nella crema. Perfetto! Non ci resta che rimetterla in un pentolino e continuare ad asciugarla al fuoco ancora per qualche minuto fino a farla ad addensare. Dopodiché andremo a condirla con lo zucchero, delle mandorle ed un po' di burro. A dopo! Perfetto, ora che la crema è densa, come vedete, ha una consistenza piuttosto cremosa, andiamo ad aggiungere lo zucchero, in questo modo, e delle mandorle tostate e poi macinate ridotto in polvere. Ok, dopodiché andiamo ad aggiustare ancora con un po' di cannella a piacere. Ok. E una volta pronta andiamo a far riposare la crema in frigorifero fino a che non avrà raggiunto circa 30 gradi, quindi diciamo per circa un'oretta in frigorifero. Mi raccomando, sempre ben coperta con pellicola. Ci vediamo dopo. Allora, andiamo ora a preparare l'ultima parte della ricetta, che è appunto la meringa italiana. Come sapete, la meringa italiana è una meringa che si caratterizza dal fatto che utilizziamo uno sciroppo di zucchero cotto a 121 gradi, quindi per far questo andiamo chiaramente a creare uno sciroppo con dell'acqua e una parte di zucchero, che trovate chiaramente nella ricetta. Andiamo a farlo cuocere a circa 121 gradi. La seconda parte invece dello zucchero verrà messa all'interno di una planetaria insieme agli albumi e fatti leggermente schiumare. Perfetto, lo sciroppo è pronto, andiamo ad aggiungerlo alla meringa mescolando ad alta velocità. Perfetto, la meringa è pronta, come vedete sollevandola rimane molto coesa. Quindi questa preparazione la andiamo a mettere da parte e andremo ad utilizzarla per decorare e fiammeggiare poi le nostre tartellette. Allora, questa è la crema, come vedete si è già rassodata. Andiamo ad ultimarla aggiungendo del burro morbido a temperatura ambiente, in questo modo, ed andiamo a frustare incorporandolo il più omogeneamente possibile alla crema. Perfetto, allora quando la crema sarà tornata bella omogenea, io in questo caso l'ho anche passata al frullatore di immersione proprio per andare a rendere ancora più morbida la struttura della crema. Andiamo a farla riposare ancora 10 minuti in frigorifero, giusto per fare in modo che il burro possa rapprendersi un pochino e strutturi ancora meglio la crema, dopodiché andremo a farcire ed ultimare le nostre tartellette. A tra poco! Perfetto, la ricetta è pronta, le tartellette non aspettano altro che essere assaggiate. Spero che rifacciate questa ricetta in maniera molto facile a casa e fatemi assolutamente sapere come viene la vostra versione.